Ciao, come state? Allora, nuovo video oggi e faccio un video perché volevo farvi vedere una cosa che secondo me è interessante da questo punto di vista, ovvero come possiamo abilitare la consent mod magari senza l'utilizzo di una CMP. Ad esempio, in questo caso partirò da quello che è il mio sito personale, ok? Ho già fatto partire la debug di GTM perché di fatto ci servirà e come vediamo è presente un cookie banner che in realtà non è un cookie banner gestito da una CMP, ma è un cookie banner gestito da codice da me che semplicemente va ad inoltrare un evento. Di fatto, qui come possiamo vedere, ok? Non è presente un evento di consent di default, quindi la consent mod non viene in questo momento gestita correttamente. L'unica cosa che fa il mio script, quindi non è andare a gestire la consent con la chiamata di default, la chiamata di update, così come dovrebbe essere gestito, ma semplicemente fa apparire il banner di fatto, quindi fa apparire questo bannerino qui che è anche personalizzabile e quando l'utente interagisce dando o negando il consenso, manda un evento che si chiama cookie concept update con il necessario lato cookie. Quindi in questo caso questa è la sessione di prima su GTM. Io posso vedere che avevo sostanzialmente cliccato su accetta tutti, quindi mi ha inviato un evento cookie concept update con tutti i cookie impostati su true. Ok, questo mi complica ulteriormente, tra l'altro l'ho fatto io e mi sono ulteriormente complicato la vita perché avrei potuto inviarmi granted e denied direttamente, però va bene comunque in questo modo. Cosa succede anche che è interessante? Una volta che viene effettivamente accettato, quindi che io accetto, rifiuto, eccetera, viene anche scritto un cookie, ok? Vediamo se riesco a non far bloccare il PC. Ok, ok, viene effettivamente scritto un cookie che qui non è presente, che contiene effettivamente le informazioni. Ok, ora in questo momento l'unica cosa che io ho attivato è il cookie banner, quindi non fa nient'altro. La sfida e quello che andremo a fare insieme è cercare di capire come abilitarlo. Chiaramente abbiamo bisogno per abilitarlo innanzitutto del tag di Simoava o comunque di un tag per gestire effettivamente le chiamate di consenso, perché la consent mod sostanzialmente funziona inviando una chiamata di default e una chiamata di update durante il ciclo di navigazione dell'utente o quando l'utente segue alcune azioni che vanno ad aggiornare la consent. Quindi quello che dobbiamo fare sostanzialmente utilizzare un plugin, potremmo farlo anche lato codice direttamente, però preferisco in questo caso andare direttamente ad utilizzare un tag che effettivamente può darci una mano in questa attività. Quindi vado qui su tag, scelgo come tag, vabbè, scrivo concept mod, in realtà dovrebbe esserci, eccolo qui, il tag di Simoava per la gestione della consent Google più Microsoft Tags. Lo aggiungo effettivamente all'area di lavoro. Ok, eccolo qui, ho aggiunto il mio template. Adesso posso andare su tag, quindi all'interno della sezione tag, nuovo tag e in teoria potrei andare a creare già il mio tag di default. Ok, lo creiamo anche se non lo andremo a modificare, però intanto creiamolo semplicemente. Quindi selezioniamo come tag consent mod Google più Microsoft di Simoava. Il comando da inviare è quello di default e momentaneamente teniamo tutto su denied. L'unica cosa, ok, che vado ad abilitare è il pass-through sull'URL. Come funziona questo tag per chi non è la prima volta che lo incontra? Semplicemente ci consente di effettuare la chiamata di default, quella di update del consenso, e poi ci consente di gestire tutta una serie di informazioni. Naturalmente mi abilito anche la Microsoft Consent Mod per Clarity, anche se Clarity non è attualmente installato sul mio sito, ma potremmo effettivamente installarlo perché potrebbe essere interessante averlo, quindi anche.
vado ad impostarmelo e mi inserisco a di storage, analytic storage, tutto su denied per ora. Poi vedremo come modificare questa impostazione e vi abilito l'URL pass-through, ovvero le informazioni, diciamo, di sessione vengono passate tra un URL e l'altro del sito a mano che io navigo sulla pagina finché non do il consenso. Ok. Quindi vado a impostarmi questo tag perché scatti sull'evento di consent initialization, gli do un nome, attenzione sempre alla nomenclatura, in questo caso tutti i tag sulla consent gli darò il nome consent mod e in questo caso mi segno che è l'evento di default. Ora rimando in anteprima, così vediamo cosa cambia sul mio container. Allora, eccolo qui, container caricato, tag assistant avviato ed effettivamente adesso rispetto a prima abbiamo l'impostazione predefinita del consenso che imposta tutto su denied. Ok, perfetto. Questo funziona, ok? A questo punto quello che andiamo a fare, ok? Ehm, Possiamo ancora migliorare questo setup, nel senso che io in genere sul default in questo momento non sto gestendo il caso in cui l'utente mi abbia già dato dei consensi e di conseguenza posso effettivamente andare a gestire anche quelli, però cerchiamo di capire come gestirli. È la prima volta che la faccio anch'io, quindi è letteralmente sviluppata e ragionata in pubblico con voi. Quindi vado intanto ad accettare momentaneamente tutti i cookie, ok? E vediamo che parte il mio evento cookie concept update che mi copio perché mi servirà, perché è proprio su questo evento che devo far partire l'update del consenso, quindi me lo conservo, che male non fa. Eccolo qui, me lo sono salvato, vado sulla sezione trigger e vado a crearmi il mio trigger. Come vedete il container è abbastanza scarno perché lo sto ancora di fatto costruendo. C'era anche un tracking in public che avevo iniziato, ma ora è cambiato il sito, quindi dovremo rifare di fatto. Quindi abbiamo un cookie consent update, eccolo qui, salviamo. Quindi adesso ho effettivamente salvato il mio trigger, vado a crearmi un nuovo tag di Simoava, ok? Di update del consenso, ok? E lo vado a impostare sul tag cookie consent update. Ora, cos'è che manca in questo momento? Che devo andare a gestire effettivamente gli stati del consenso, cosa tra l'altro diciamo semplice perché mi vengono inseriti direttamente nel data layer. Quindi quello che potrei fare è semplicemente andarmi a generare delle variabili data layer per i vari campi. Quindi update del consenso, intanto gli diamo un nome, consent mod update. Ok, allora consent mod update noi update del consenso a di storage non utilizziamo un valore fisso ma andiamo a creare una nuova variabile. Devo creare in realtà più variabili perché ho utilizzato true e false. Quindi innanzitutto mi creo una variabile a livello di dati che chiamo consent status.marketing, eccola qui. Ok. E mi sono andato a creare una variabile di tipo data layer che recupera il valore del data layer inserito su questo evento. Quindi va correttamente a recuperare il valore del data layer. Però questo non mi basta perché in realtà io recupererei così true o false come valore, ma io voglio ottenere granted o denied, che sono i due valori. Quindi cosa faccio? Beh, semplicemente vado a crearmi una nuova variabile. Potrei utilizzare una lookup table. Sì, ti direi di sì. LK, sì, giustamente in italiano, quindi è tabella di ricerca. Su DLV, dov'è? Ecco qui, concept marketing.
come funzionano le tabelle di ricerca, non è questo il video ad hoc, però le tabelle di ricerca in realtà cercano un valore dalla variabile in input e in base al valore che noi inseriamo, che quella variabile in input può avere, possiamo decidere di ottenere un determinato valore in output. In questo caso, se la variabile consent status marketing ha valore true, allora di default è granted. Come valore predefinito io gli imposto denied. Ok? Quindi o è true e diventa granted oppure è denied come valore. Quindi nel caso in cui fosse undefined, non esiste per qualche motivo, ottiene un altro valore, questo sarebbe di default denied. Solo nel caso in cui trova true, allora mi restituisce granted. La chiamo LK, quindi tabella di ricerca, lookup table. Consent marketing. Ok? Ora, la variabile, la nostra tabella di ricerca con i dati di marketing naturalmente va ad influire anche su add user data e add personalization. Perché? Perché questi due parametri in realtà sono direttamente influenzati dallo stato del consenso sul marketing fondamentalmente. Quindi vado comunque a utilizzare la mia lookup table che non vede, quindi mi salvo un attimo e me lo riapro. Cancel mode update, eccolo qui. Quindi add user data, ecco qui ed ecco qui. Quindi avranno sostanzialmente lo stesso valore. Personalization storage per ora non ce l'abbiamo, ma lasciamolo un attimo da parte perché quello che mi interessa è invece Analytics Storage. Analytics Storage ce lo abbiamo. Tra l'altro mi manca un consenso che è il necessary, che è true. In realtà questa cosa la devo modificare, però lo lascerò necessary. Personalization e functionality non li gestisco nel mio script, quindi devo andare un attimino a modificarlo, cosa che dovrebbe comunque essere veloce. Quindi in caso la facciamo, intanto andiamo a gestire Analytics Storage con la stessa metodologia. Quindi mi crea una nuova variabile, ok? Una variabile di tipo livello di dati, ok? Quindi consent status punto analytics, ok? E anche questa è una variabile data layer, ma non uso questa, bensì vado a creare una nuova variabile di tipo tabella di ricerca e utilizzando la mia concept status analytics gli dico guarda, se trovi true dammi granted, altrimenti di default dammi denied. Ok, lk consent analytics. Ok, perfetto, quindi sono andato a gestire anche l'analytics. Momentaneamente mi imposto personalization, functionality e security su granted, perché in questo momento me li inserisco così in questo modo. Poi me li andrò a gestire modificandomi un attimo lo script per inserirmi anche questa granularità nel consenso che in questo momento non c'è, però in questo momento non ci interessa. Quello che ci interessa è che abbiamo effettivamente gestito anche questi. Quindi cosa succede in questo momento e a che punto siamo? Quanto l'utente atterra sulla pagina, per prima cosa va a recuperare, imposta un evento di default in cui tutto viene settato su denied. Nel momento in cui l'utente aggiorna il consenso, allora tutto viene, l'update del consenso imposta tutto sui consensi espressi dall'utente. Quindi ad esempio vado di nuovo a cancellarmi i cookie, così capiamo un attimo se abbiamo fatto un lavoro decente, e lo rimando in anteprima. Ok, evento di default impostato tutto su denied. Poi cosa succede? Vado a personalizzarmelo, quindi mi imposto solo
i cookie di Analytics, non quelli di marketing, salvo le preferenze e quello che ottengo è un evento di cookie consent update, ok? In cui Analytics è impostato su true e marketing è impostato su false. Naturalmente guardiamo anche lo stato delle variabili, perché c'è molto utile guardare lo stato delle variabili. Quello che succede guardando lo stato delle variabili è che, vabbè, le nostre lookup table di Analytics è granted. Perché? Perché la nostra variabile data layer consent.stato.analytics è su true. Mentre la nostra lookup table, quindi la nostra tabella di ricerca sul cookie di marketing è denied. Perché? Perché il valore di consent status marketing è impostato su false. Ci siamo quasi, di fatto qui arriva l'update del consenso, però ancora manca qualcosina. In particolare, cos'è che assolutamente manca? In questo momento non stiamo gestendo il caso di default quanto l'utente ci ha già comunicato il consenso. Faccio un esempio. Vado sulla pagina contenuti, ok, che è la pagina del mio sito dove mostra i contenuti pubblicati sulle piattaforme. Su questa pagina quello che succede è che viene reimpostato su default tutto su denied, ok, ma non viene reimpostato niente sullo stato del consenso già espresso. Ma di fatto l'utente ci ha espresso, oh, non vedete, ecco qui, ma di fatto l'utente ci ha espresso già il consenso, quindi non stiamo gestendo questa parte qui. Quindi se io vado su consenso, qui vedo che è tutto su negato, 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 negato e manca l'update. Come dicevo però prima, in realtà la mia applicazione quello che fa è anche salvare un cookie che si chiama EC Cookie Consent che contiene i valori preimpostati. Ok? Dobbiamo andare ad utilizzare effettivamente questo cookie per gestire tutti gli update del consenso da inoltrare con i valori, diciamo, aggiornati. Ok, quindi con i valori che l'utente ci ha già dato, quindi non è che li dobbiamo richiedere pagina per pagina. Per fare ciò, per prima cosa devo recuperarmi questo cookie. Come mi recupero questo cookie? Semplicissimo, andando su Google Tag Manager, sulla sezione variabili, nuova variabile, ok, variabile di tipo cookie proprietario, ok, e inserisco come nome cookie e c cookie consent, ok, quindi inserisco il nome del cookie. Ok, vado a salvare la mia variabile, effettivamente. Ok, quindi EC cookie consent è stata salvata. Bene, a questo punto ho recuperato il valore di tutto il mio cookie, però il valore di tutto il mio cookie non è di fatto strutturato. Quello che potrei fare è strutturarmelo e costruirmi effettivamente una variabile che mi restituisce i vari valori. Ok, facciamolo fare direttamente a Gemini. Allora, ciao, recupero da GTM questo cookie. Vorrei processarlo per ottenere i valori. Potrei processarlo direttamente in realtà perché Analytics, True, comunque ci sono tutti i valori. Vorrei processarlo per ottenere i valori di Analytics, True uguale granted o True uguale granted, False uguale denied, marketing e necessary. Vorrei inserirli all'interno di variabili personalizzate su GTM. Ok, vediamo se fa un buon lavoro, così vedete proprio step by step. In realtà basterebbe rendere un JSON, parsare la stringa e recuperarsene, però. Ok, infatti sto facendo l'encoding. Costruzione della funzione try catch li gestisce. Ok, va bene. Allora,
intanto questa è un'ottima domanda, ok. Ok, vediamo cosa ci tira fuori. Allora, me lo copio intanto. Lo inseriamo. Raw cookie, se lo recupera. Fa il decode URI, JSON parse per fare il parsing del cookie. E poi fa l'analisi. Ok, allora andiamo su variabili e andiamo a fare un test per vedere se effettivamente funziona. Quindi nuova. Eccoci qui, utilizziamo una variabile di tipo JavaScript personalizzato, function eccetera, raw cookie non è questa variabile ma è la nostra variabile cookie c, tra l'altro potrei metterla pure come stringa, sì vabbè, se il cookie return denied, ok, try, ok, fa la decodifica, poi fa il parse e poi cerca in questo caso se analytics uguale a true restituisce granted oppure denied. Questo è un operatore ternario in JavaScript che analizza proprio in questo modo, quindi la condizione che è consent obg, che è la parte parsata, punto analytics se è uguale a true allora restituisce granted, altrimenti restituisce denied. Se c'è un errore di qualsiasi tipo ritorna comunque denied. Ok. Eh, perfetto. Ok, allora inseriamo JS, questa è consent mode analytics. Ok, quindi abbiamo ottenuto dal cookie il valore di analytics. Proviamola per sicurezza per capire se funziona. Oh, c'è un riferimento nei commenti, sicuramente ce lo mette sempre. Ecco qui. Eh, continuamente questo errore, quindi aveva messo le doppie parentesi nei commenti, ma le doppie parentesi si usano per le variabili, quindi questo genera un errore. Ok, allora andiamo, eccoci qui, andiamo a guardare il valore della nostra variabile. E la nostra variabile, esatto, è impostata su granted. Il valore del nostro cookie, ecco qui, cookie e cookie consent è qui lo parsa, lo lavora e mi restituisce il valore. Se io andassi a cancellare tutti i cookie, ok, e ricaricassi la pagina, ok, in questo caso la mia JS consent restituirebbe denied. Ora devo andarmi a creare la stessa variabile anche per la parte di marketing. Quindi molto semplicemente vado a prendermi la mia variabile JS consent mode analytics, me la recupero, me ne creo una copia, ok? E mi creo la mia variabile JS consent mode marketing, ok? È esattamente identica, solo che invece che cercare analytics deve cercare marketing, credo che lo memorizziamo il cookie. Aspetta che facciamo la prova. E vediamo, allora, necessary, analytics, marketing, esatto. Quindi marketing true, granted, denied. Perfetto, allora mi salvo anche questo e adesso ho recuperato il valore del cookie per quanto riguarda la scelta dell'utente in merito ai consensi di Analytics e il valore del cookie in merito alla scelta dell'utente per i consensi di marketing. Non mi resta che inserirli come intanto come valori di default, ok? Perché io voglio che se l'utente mi ha già espresso il consenso, ok? Add storage non me lo deve inizializzare per forza con denied, ma me lo deve inizializzare con il consenso già espresso dall'utente, ok? Che ricordiamocelo è granted o denied a seconda di quello che è espresso. Stessa cosa per le parti di analytics. Stessa cosa dobbiamo fare qui su add user data e anche su add personalization, quindi ci interessa anche qui.
Personalization, functionality e security in realtà io credo, l'ho sempre impostato su grande di default, credo vada bene e quindi continuerò a impostarla in questo modo. E abbiamo risolto una parte, ma non abbiamo ancora un evento di update effettivamente, perché non abbiamo ancora l'evento di update del consenso che deve avvenire su ogni pagina. Quello che io vado a fare è semplicemente duplicarmi il mio consent mode default, ok? Me lo faccio diventare consent mode update all pages e semplicemente mi imposto qui il valore su update e me lo lascio esattamente identico. Quello che succede è che alla prima visualizzazione di pagina io potrei avere un doppio update, però mi sa che non riesco a gestirlo in altro modo. Cioè, no, in realtà potrei fare un check se non ho ancora espresso il consenso. Ma sì, facciamolo, dai, facciamolo. Allora, piccola modifica che andiamo a fare sul mio secondo update, ok? Non lo facciamo scattare sempre su tutti i consent initialization, ma lo facciamo scattare sui consent initialization quanto la variabile cookie consent non contiene undefined. Ok, quindi questo cosa significa? Che se la variabile cookie consent non contiene undefined, significa che il cookie è stato inizializzato. Non so con che valori potrebbe essere anche tutto denied, però il cookie è presente. Quindi in quel caso faccio effettivamente partire il mio cookie, ok? Consent initialization lo chiamiamo cookie not undefined, così mi ricordo cosa ho fatto quando guarderò questo container fra mesi. Ok, ci siamo, consent initialization, consent mode update all pages, possiamo effettivamente salvarlo. Ok, ci siamo. Quindi noi abbiamo il consent update quando l'utente fa l'update del consenso, il consent update che scatta su tutte le pagine quanto il cookie è presente e un consent di default che scatta con valori personalizzati in base allo stato del consenso. Vado in anteprima. Ok. In questo caso io ho già espresso consenso, quindi parte l'evento di default e l'evento di update che hanno essenzialmente gli stessi valori, poi avviene l'inizializzazione del consenso in cui tutto funziona regolarmente, quindi anche meta sta partendo. Ora, naturalmente, quello che posso andare a gestire per quanto riguarda l'esempio meta, per l'evento PageView, è dirgli di non partire sempre, ma partire quando hai permessi di add storage. Questa è un'attività che va fatta in realtà per tutti i tag non Google. Quindi cosa succede in questo caso? Vado a cancellare i miei cookie, mando in anteprima e adesso, ecco qui, in questo caso io ho un'impostazione ho solo un default perché sull'inizializzazione del consenso non parte il consent di default, quello quanto il cookie è inizializzato e se clicco su accetta tutti parte effettivamente l'evento di consent update con l'aggiornamento del consenso e meta non parte in questo caso perché dovremmo anche questo sistemare, ma ormai questo video è arrivato lunghissimo quindi lo rivediamo dopo, ma se giro su una qualsiasi pagina in questo caso parte perché i consensi abilitati sono quelli corretti. Ok, allora, questo diciamo che è tutto. Abbiamo effettivamente abilitato la consent mode in modo corretto, senza la necessità di utilizzare alcune CMP. Naturalmente non assolviamo
tutti i compiti di una CMP in questo caso, perché non teniamo il registro dei consensi, non facciamo un po' di cose che in realtà una CMP fa e che noi non facciamo, però semplicemente per gestire lo stato del consenso ci siamo riusciti in maniera abbastanza semplice. Poi da lì gestire problematiche con la consent sarà, sarà più semplice se abbiamo fatto un setting di questo genere. Io ti ringrazio, cioè ringrazio chiunque sia arrivato alla fine di questo video che dura 30 minuti, quindi è un bel video da questo punto di vista. Chiaramente non sono andato deep su tutto, però se volete approfondire concetti come questo, con Mattia stiamo partendo con Data Clinic finalmente, che è una community in cui potete trovare contenuti, checklist, video come questo e tanto altro. Vi consiglio di dargli un occhio e noi ci vediamo in un prossimo video.